Ciao e benvenuto al mio canale. Oggi ti voglio parlare di contratto di prestazione occasionale. Prima di iniziare il video vorrei ricordarti di iscriverti al mio canale qui su YouTube, così sarai sempre aggiornato su tutti i miei prossimi video e tutte le mie prossime novità. Tutta la normativa che si occupa del lavoro occasionale la puoi trovare nell'articolo 54 bis della legge del 21 giugno del 2017. Ma se non vuoi andare a leggerti tutta quella legge, allora basta che ascolti semplicemente questo video. Quindi iniziamo. A chi è rivolto? Il contratto di prestazione occasionale è destinato a diverse categorie di datori di lavoro, come per esempio i professionisti, i lavoratori autonomi, gli imprenditori, le associazioni, le fondazioni, le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli alberghi e le onlus. Ci sono però dei limiti economici che sono da rispettare e sono sostanzialmente 3 per ciascun dipendente, tenendo conto di tutti i suoi datori di lavoro. I suoi compensi o stipendi non devono superare i 5.000 euro all'anno. Per ogni datore di lavoro, tenendo conto di tutti i suoi dipendenti, ovviamente parliamo sempre di dipendenti occasionali, non bisogna superare i compensi pagati, quindi gli stipendi, di 5.000 euro. Terzo punto, per tutti i lavori svolti da ogni dipendente, riferiti ovviamente allo stesso datore di lavoro, non bisogna superare l'importo di 2.500 euro all'anno. Tutti gli importi o soldi o stipendio, come lo vuoi chiamare, che il dipendente prende sono da considerare al netto e non al lordo dei contributi dell'INPS, dell'INAIL e dei vari costi di gestione. Più avanti nel video vedremo come calcolare lo stipendio netto. Per alcuni tipi di dipendenti lo stipendio viene calcolato al 75% dei soldi che gli vengono pagati e i dipendenti per i quali si fa questo calcolo sono 4 categorie: i pensionati, sia i pensionati per la vecchiaia e sia i pensionati per l'invalidità, tutti i ragazzi o ragazze con meno di 25 anni di età se sono iscritti a scuole oppure all'università, tutte le persone che sono disoccupate e 4 tutte le persone che ricevono dei soldi che integrano il loro stipendio oppure che ricevono dei soldi per il sostegno al reddito. In tutti gli altri casi i limiti economici imposti ovviamente dall'INPS sono da calcolarsi sul valore nominale. Più avanti ti spiego anche che cos'è il valore nominale. Il dipendente inoltre è coperto dall'INPS e dall'INAIL, quindi per capirci è coperto per la pensione di vecchiaia della gestione separata dell'INPS ed è anche coperto contro gli infortuni sul lavoro con l'assicurazione dell'INAIL. Attenzione però, perché c'è anche un altro limite economico, e cioè che non si può assumere un dipendente per esempio solo per un'ora, perché lo stipendio minimo per il giorno di lavoro è di 36 euro, che corrispondono a un minimo di 4 ore di lavoro. Lo stipendio orario è libero, cioè sia il datore di lavoro che il dipendente possono mettersi d'accordo sui soldi, ma lo stipendio non può mai essere inferiore a 9 euro all'ora. Quindi si parte da un minimo di 9 euro e si va in su. Poi sullo stipendio pagato al dipendente ci sono alcune spese che sono i contributi dell'INPS al 33%, l'assicurazione dell'INAIL per gli infortuni che è del 3,5%. Per finire, sui soldi che il datore di lavoro paga al dipendente, l'INPS si trattiene l'1% come commissione di gestione del servizio. I datori di lavoro non possono usare il contratto di prestazione occasionale
per questi tipi di dipendenti e sono 4 categorie. Per chi ha più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, non possono usarlo le imprese dell'edilizia, le imprese di escavazione, le imprese di lavorazione di materiale lapideo, le imprese del settore delle miniere, le cave e le torbiere, le imprese o le aziende che fanno degli appalti. E 4. Le imprese che hanno avuto un rapporto di lavoro con lo stesso dipendente negli ultimi 6 mesi. Quindi, per capirci, se il dipendente è stato già dipendente per la stessa azienda negli ultimi 6 mesi, allora l'azienda non lo può assumere con il contratto occasionale. Sinceramente l'ultimo punto non lo trovo molto giusto, perché questo limita parecchio il lavoro e quindi la possibilità alle persone di guadagnarsi uno stipendio regolarmente. Ma siccome questa è la legge, non possiamo fare altro che accettarla così com'è. Ora parliamo del regime per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turistico. Tutte le aziende alberghiere, quindi hotel, alberghi e via discorrendo, che hanno già dei dipendenti assunti, minimo 8 dipendenti, hanno la possibilità di usare il contratto di prestazione occasionale con questi tipi di dipendenti. E sono 4 categorie: i pensionati per vecchiaia o per invalidità, tutti i giovani che hanno meno di 25 anni di età solo se regolarmente iscritti a scuola o all'università, le persone che sono disoccupate. E 4, tutti quelli che prendono dei soldi per le prestazioni a sostegno del reddito. Nel caso in cui l'azienda alberghiera o la struttura ricettiva del settore turismo sia già registrata fra gli utilizzatori nella piattaforma informatica delle prestazioni occasionali, è tenuta ad aggiornare la classificazione. Ora vediamo come funziona. Per poter accedere alle prestazioni occasionali, i datori di lavoro devono prima registrarsi sul sito internet dell'INPS nella sezione appunto dedicata alle prestazioni occasionali. Poi devono caricare un credito, un po' come funziona per i cellulari, su un determinato conto. Questo farà in modo che l'azienda potrà poi inviare tutte le comunicazioni di assunzioni o licenziamento del o dei suoi dipendenti. Per caricare il credito sul conto si deve usare il modello F24 Elide. Infatti il modello F24, oltre a pagare le tasse, si può usare anche per questo tipo di servizio. Oppure, se non si vuole usare il modello F24, si può usare anche la carta di credito per ricaricare il conto all'INPS. La registrazione al sito internet dell'INPS può essere fatta direttamente dall'azienda oppure si può usare il centralino telefonico dell'INPS, sempre che tu riesca a prendere la linea. Oppure si può usare il servizio offerto da un consulente fiscale o contabile. Proprio a questo proposito ti ricordo che se sei interessato al servizio delle prestazioni occasionali, puoi visitare il mio sito internet a questo link che ti lascio qui sotto. Te lo lascio scritto anche nella info box qui sotto, e nella sezione dedicata ai dipendenti puoi trovare tutte le informazioni per attivare il contratto di prestazione occasionale. Per attivare il contratto di prestazione occasionale, il datore di lavoro almeno 60 minuti prima dell'inizio del lavoro deve comunicare queste informazioni. E sono 5. I dati identificativi del dipendente, il compenso pattuito, cioè l'importo dello stipendio, il luogo dove si dovrà lavorare, la durata del lavoro e per ultimo che tipo di lavoro si deve fare. Appena il datore di lavoro ha comunicato l'inizio del lavoro all'INPS, il dipendente riceverà una comunicazione via email o con SMS. Nel caso in cui il datore di lavoro volesse cancellare una comunicazione di inizio lavoro che ha già inviato all'INPS in precedenza, potrà farlo tranquillamente senza nessun problema, ma deve farlo entro 3 giorni lavorativi. Attenzione, perché se il datore di lavoro non cancella la giornata lavorativa,
l'INPS gli addebiterà l'importo dello stipendio. Quindi è molto importante fare attenzione a questo passaggio. Infine, il dipendente potrà, sempre usando il sito internet dell'INPS, confermare di aver lavorato e anche in questo caso dovrà farlo entro 3 giorni lavorativi dopo che ha lavorato. Per le imprese agricole, le aziende che si occupano di turismo e tutti gli enti locali, la dichiarazione di inizio lavoro deve già prevedere un monte orario complessivo presunto che fa riferimento a un arco temporale che non deve superare 10 giorni di lavoro consecutivo. La comunicazione di inizio lavoro deve essere inviata all'INPS almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione. Bene, per oggi è tutto, grazie per avermi guardato e ti ricordo di iscriverti al mio canale qui su YouTube, di seguirmi su Instagram e di visitare il mio sito internet, così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità che riguardano la tua attività da imprenditore o da libero professionista. Ti aspetto, ciao!